Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Ho vissuto nel deserto australiano per un po', e precisamente ad Ayers Rock, dove si trova il Monte Uluru, un gigante monolite considerato il cuore rosso dell'Australia. Ma prima di raccontarvi qual è stata la mia vita qui, voglio raccontarvi del viaggio che mi ha portato in uno dei luoghi più isolati al mondo. Quello che accadrà dopo il mio arrivo diventerà una delle esperienze più intense e trasformative che abbia mai avuto. Allora, benvenuti insieme a noi in questo lunghissimo viaggio. Dobbiamo percorrere 2900 km verso il centro dell'Australia. Adesso ci troviamo ai tropici, quindi lungo la costa est, sì, più o meno, vicino. E oggi dobbiamo fare 8 ore di guida, ci fermeremo in un posto per dormire perché domani ce ne aspettano 10. Ma prima di dilungarmi troppo con nomi strani e percorsi da seguire, guardiamo la carta geografica per capire bene qual è la strada che ci condurrà ad Uluru. Siamo partiti dal nord del Queensland, da una piccola città chiamata Mariba. Dovevamo percorrere in teoria 2996 km in 5 giorni, suddivisi 8-10 ore di guida al giorno. Ma in pratica è stato un po' diverso. Eccomi, siamo arrivati alla prima tappa del viaggio, ci fermeremo a dormire qui stanotte a Karamba e sono stanchissima, abbiamo guidato 8 ore, ma non so se è questione di karma o altro, ho davanti uno dei più bei tramonti che ho mai visto. Sto registrando con il cellulare, quindi non rende assolutamente niente, anche perché la camera del mio cellulare è pessima, però sento che si tratta quasi di una ricompensa, non lo so, mi sento veramente grata in questo momento di essere partita, essere arrivata qui, trovarmi qui e ora in questo posto, perché lo spettacolo è semplicemente mozzafiato. Giorno numero 2, abbiamo guidato già 5 ore, siamo partiti alle 8:20 stamattina e ora ci siamo fermati dopo 5 ore di guida in uno dei pochi posti dove ci si può fermare, si chiama Georgetown, Gregory, però si chiama Gregory, ho sbagliato, Georgetown è dove eravamo ieri, il mio amico mi sta un attimo correggendo, un boccone in bocca, quindi eviterò di inquadrarlo. Quindi ci siamo fermati a Gregory a mangiare qualcosa, questo sandwich molto triste, però non c'era molto disponibile ovviamente, e ci tocca fare altre 5 ore e mezza fino a Barkly Tablelands, che è il secondo posto cioè la seconda tappa dove dormiremo stanotte per ricaricarci. Domani ci aspettano altre 8 ore fino ad Alice Springs. Domani andiamo ad Alice Springs.
non ci avevo pensato. Sì. Yeah. Detto ciò, mangio. Buon appetito. Ma non è andata così. Eravamo a Gregory e parte della strada che avremmo dovuto percorrere per arrivare a Tablelands, il luogo dove dovevamo pernottare, era bloccata per le inondazioni. Eravamo perciò costretti a fare una deviazione di altre 4 ore, oltre alle 5 che già avremmo dovuto percorrere. In realtà 5 ore sono diventate 10 ore perché subito dopo aver registrato quel video abbiamo scoperto che la strada era interrotta per le inondazioni. Abbiamo dovuto fare una deviazione di 4 ore, quindi 5 ore si sono trasformate in 10. E oggi ci siamo svegliati in questo posto sperduto, vi faccio vedere dopo un po', che si chiama Barclay Tablelands. È l'unico posto in cui ci si può fermare quando si viaggia in tutta questa zona, sia che si arrivi da Alice Springs sia che si arrivi dal Queensland. Quindi una specie di quasi vittoria arrivare qua, cioè almeno ieri per noi è stato così, perché ci sono stati dei cambiamenti improvvisi rispetto a quello che avevamo programmato, quindi arrivare qui è veramente stato quasi un miraggio, ma ce l'abbiamo fatta. Oggi invece dobbiamo guidare solamente 7 ore, dopo averne fatte 15, 7 sono praticamente pochissime, e arriveremo ad Alice Springs. Durante tutto il viaggio ho visto solamente un'auto ogni ora ed una strada infinita, sempre dritta. Non c'era alcuna ricezione telefonica e di tanto in tanto qualche auto veniva nella direzione opposta. Proprio perché ci piacciono i video, quelli veri. Sono stanca morta. Abbiamo guidato oggi quanto adesso? 2 ore più 3, sì, 5 fino a... ce ne mancano altre 3. Adesso ci siamo fermati in un parcheggio così per mangiare, e 3 ore. E poi arriviamo ad Alice Springs e poi se ne parla domani. Ciao. Non ho filmato nulla ad Alice Springs, perché così come il resto è stata una toccata e fuga. Faceva inoltre davvero freddo lì. Siamo passati nel giro di un giorno da 28 gradi ad 8 gradi. Dopo aver mangiato quella che sarebbe stata l'ultima pizza decente per i prossimi 6 mesi e aver passato lì una notte, siamo subito ripartiti la mattina seguente. Allora, intorno a qui c'è solo questo. Solo questo. È un cartello che abbiamo appena trovato con la scritta in italiano. Stiamo andando al Kings Canyon e non vedo l'ora di arrivare là. Siamo arrivati al Kings Canyon, circa 3 ore dalla meta finale, che raggiungeremo domani. E io non sono mai stata in un posto così. Quindi sono a bocca aperta tutto il tempo. Ci sono rocce giganti, tutte rosse.
alberi, vegetazione, ci sono i corsi d'acqua, si sente il suono dell'acqua che scorre, che è fantastico. Sembra quasi, non lo so, tutto un po' mistico. Bello, bello, bello. Vorrei ritornarci per fare, diciamo, il percorso lungo, perché dato che siamo arrivati un po' tardi abbiamo fatto giusto un'esplorazione, un assaggio di questo posto, ma sono sicura che c'è moltissimo da vedere e vale la pena ritornarci. Veloce, sta arrivando gente. Buondì, ultimo giorno, siamo quasi arrivati alla meta, adesso ci aspettano altre 3 ore di guida e saremo ad Uluru. E stanotte abbiamo pernottato in questo posto al Kings Canyon, dove puoi fare campeggio, ci sono appunto vari servizi, la stazione di benzina, allevano anche i cammelli perché puoi fare il tour con i cammelli e li allevano anche perché fanno anche i burger con i cammelli, cosa che sicuramente a me non interessa. È una specie di, cioè, abbiamo dormito in queste bush tent, le chiamano, che non sono delle vere e proprie tende, ma qui viene chiamato glamping, cioè praticamente tu vai in un posto, loro ti danno la tenda, però è una tenda un po' fancy, io non avevo mai fatto nulla del genere prima. Addirittura dentro c'è l'aria condizionata, c'è la luce, c'è una porta che si chiude con la chiave, cioè sono tipo delle capanne però appunto fatte in stoffa, tende ma non tende, cioè non è il vero campeggio che magari conosciamo noi. È stato molto molto bello, un'esperienza super interessante perché avevo dimenticato la sensazione del campeggio, del vivere con i ritmi della natura, ti svegli con l'alba, anche se in realtà queste tende, case, cioè, puoi chiuderle, oscurare le finestre, non entra assolutamente la luce, a differenza del campeggio, quello vero, dove ti svegli con il sole. Almeno io ho sempre avuto questo genere di esperienze qua. E fa freddo. Bella anche questa sensazione perché non sentivo il freddo da tantissimi mesi, da quando avevo lasciato l'Italia, da novembre, perché io poi sono andata a Gold Coast, lì era estate piena, poi a Mariba, ai tropici, ancora più caldo e 2 giorni fa ad esempio eravamo appunto vicino ai tropici, siamo passati quindi da 37 gradi a 10 gradi, un bel cambiamento, e quindi siamo arrivati quasi alla fine e vediamo ancora cosa avrò da raccontare. Siamo arrivati e io non ci credo, dopo 4 giorni. Ora c'è da mettere un attimo i piedi per terra e capire dove ci troviamo. Arrivare a destinazione è stato una fonte di felicità e di sollievo immensa. Dopo tutti quei chilometri, dai tropici e attraverso il deserto sconfinato, eravamo arrivati al centro dell'Australia, ad Uluru. Quel giorno ho realizzato un sogno.